A Milano, nel 1920, era l'inizio di una rivalità storica con da una parte i Casciavì e dall'altra i Bauscia. Nella periferia milanese, sostenuta dalla gente delle popolari case di ringhiera, cioè i milanisti, superano i Bauscia nerazzurri della ricca borghesia dei bei palazzi cittadini. I rossoneri erano i rappresentanti della Milano proletaria, della Milano che per campare faceva lavori manuali, lavori di forza e fatica. La Fosse dei Leoni è stato il primo e vero gruppo ultras in Italia, nato nel 1968. Nacque quando un gruppo di ragazzini iniziò a ritrovarsi presso la rampa 18 dei settori popolari dello stadio di San Siro, indossando la maglia del Milan e portando bandiere e sacchetti di coriandoli. Si sciolse il 15 novembre 2005 in seguito alle polemiche relative a uno striscione rubato dopo la partita Milan-Juventus del precedente 29 ottobre. La decisione dei dirigenti della Fosse di terminare l'esperienza arrivò in un contesto di minacce e aggressioni e di un conflitto tra tifosi, durante il quale la Fossa fu accusata da altri gruppi ultras di aver richiesto l'intermediazione della Digos per ottenere la restituzione dello striscione. Le Brigate Rossonere nascono nel 1975 dall'unione di due gruppi, Cava del Demonio e Ultras. Alla loro creazione parteciparono anche Toni Negri e Bifo Berardi. La prima uscita dello striscione delle Brigate avvenne il 12 ottobre 1975 per un Milan-Sampdoria. Nel corso della propria storia le Brigate hanno seguito il Milan in tutte le partite di campionato, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale, Coppa UEFA e le altre competizioni a cui il Milan ha partecipato. Per anni sono stati uno dei gruppi all'avanguardia nell'organizzazione del tifo e delle coreografie. Nel 1995 sono state al centro di un triste avvenimento accaduto allo stadio Marassi di Genova prima di un Genoa-Milan, quando un giovane tifoso genoano fu accoltellato all'addome da un esponente di un gruppo di milanisti giunto nella città ligure separatamente dal resto della curva. Nati nel 1967 dall'unione tra Commandos Clan e Fedelissimi, i Commandos Tigre si posizionano fino al 1985 in distinti nord, attuale primo anello verde. Più tardi, a seguito delle nuove norme relative all'ingresso di striscioni negli stadi, lo storico striscione Commandos Tigre non viene esposto e al suo posto, dalla stagione 2013-2014, compare lo striscione Tigre 1967. Il gruppo è ancora attivo nel mondo ultras. Alternativa Rossonera è il gruppo più giovane della curva sud, nato il 6 luglio 1994. Il gruppo Veleno nasce nel 1999 dall'idea di un gruppo di ragazzi della zona nord di Milano e della Brianza, e nel 2005 nasce il gruppo Guerrieri Ultras Curva Sud Milano. I gemellaggi che legano la tifoseria rossonera alle altre tifoserie italiane sono i seguenti. Il primo è datato 1982 con il Brescia, il secondo è datato 2007 con la Regina e gli altri gemellaggi importanti sono quelli con il Sesca Sofia e Partizan Belgrado. La più grande rivalità dei tifosi milanisti è con i concittadini dell'Inter, ovviamente. Il derby tra le due infatti viene detto derby della Madonnina. Anche con la Juventus vede sempre una rivalità molto accesa. Le due squadre si sono affrontate svariate volte per il conseguimento del titolo di campione d'Italia, oltre che nella finale di Champions League del 28 maggio 2003 a Manchester, vinta dai rossoneri rigori per 3-2. Sono presenti accese rivalità con le tifoserie di Fiorentina, Sampdoria, Lazio e Atalanta. Gli ultras del Milan, che nelle partite casalinghe occupano la curva sud, non hanno mai espresso una preferenza politica in realtà. Infatti la curva sud Milano, pur essendo accostata prima alla sinistra e poi alla destra, si è sempre detta apolitica.